Riso saltato in stile orientale, non ha riferimenti con alcuna ricetta, ma diciamo prende un po' in qua e in là. Risultato fantastico. Allora, prima cosa, riso jasmine profumato, questo è favoloso, ma se avete del basmati va bene uguale. Procedura sempre la stessa, andiamo a sciacquarlo sotto l'acqua. Non è necessario lavarlo come il riso da sushi 7 volte, ma sciacquatelo, fa sempre bene. Pentolino, metto tutto il riso, acqua. Considerate, senza fare misure, perché se volete potete anche utilizzare delle misure, mettete almeno un dito e mezzo se avete le mani piccole. Rapporti normalmente, se usate le tazze, per esempio, una tazza di riso, una tazza e un quarto di acqua. Fatto, accendo il fuoco, copro, non ho aggiunto sale, avete visto? Non serve aggiungerlo. Tempi di cottura, normalmente per questa dose sono 2,50 di riso, 12-13 minuti al massimo. Poi dopo vi farò vedere come si capisce quando è pronto il riso. A dopo. Ta-tan! Eccolo qui, vedete? Questo è il sintomo che il riso è perfetto. Lo vedete questi buchini tipo piccoli crateri? È perfetto. A questo punto basta spengere il fuoco e siamo a posto. Altro passaggio che va fatto, va tolto dalla pentola e steso. Semplicemente steso. Non è che dovete fare una sfoglia, assolutamente non va sfogliato, però va steso in modo tale da aprirlo e fargli perdere più umidità possibile. Vedrete che poi dopo, quando si salta in padella, diventa straordinario. Quanto tempo va lasciato? Io qualche volta addirittura lo faccio la sera prima per il giorno dopo, però va bene anche per un paio d'ore, 3 ore, in modo tale che comunque perda l'umidità. Ci vediamo fra qualche ora. Allora, è arrivato il momento di preparare tutte le verdure. Normalmente, quello che mi piace molto delle cucine asiatiche, si prepara tutto e poi si passa alle cotture, che in genere sono stravelocissime. Allora, cominciamo dal cavolo cappuccio. Ne prendo un pezzettino e l'affetto abbastanza finemente. E metto dentro una ciotola. Poi una falda di peperone rosso, una falda di peperone verde, carote, e quindi abbiamo terminato di preparare le verdure. E ora cominciamo la cottura. Prima cosa taglio l'aglio. Decidete voi, se vi dà fastidio magari mettetelo intero e poi lo togliete, oppure lo fate a pezzettini, affettato, come volete. Si parte con la cottura. Olio, wok, metto nel wok. Se non avete il wok, utilizzate una padella leggerina di lamierino o anche d'alluminio, non usate l'acciaio perché non va bene per questo tipo di cottura. Ci sono anche i wok di ghisa, ma secondo me, almeno per quanto mi riguarda, sono inutilizzabili. Metto l'aglio. Sentite? E questo è un po' il pregio anche del wok. Prende immediatamente calore. Quindi sfrigola subito l'aglio, pochi secondi, e aggiungete le code di gambero. Non volete utilizzare gamberi per qualunque motivo sia, potete utilizzare tranquillamente il petto di pollo. Quando i gamberi cambiano colore e quindi diventano questo bel rosa, aggiungete il riso, che ora sarà tutto mezzo incollato. È perfetto così. Vino cinese, non avete il vino cinese, un pochino di vino bianco. Curry. Che profumo già, incredibile.
E ora tutte le verdure, tutto insieme. Una bella girata di sale. E ora si fa saltare tutto. Questo cucchiaione scotta da morire. Lo sapete che la ricetta è terminata? Ora proprio si va avanti per altri 10-15 secondi, un minuto, va, è pronto. Il profumo è assolutamente fantastico. Le verdure devono rimanere croccanti, non le fate ammosciare troppo. Una bella ciotolina. In realtà queste sarebbero ciotoline da ramen, però va bellina. Lo so, dovrei usare le bacchette qui, però non sono un professionista delle bacchette, ma sono un professionista del cucchiaio, quindi vado ad assaggiare il profumo, ve lo dico, è straordinario. Il sapore di più. Allora, è fantastico e vi dico, si può fare a meno anche dei gamberi, forse anche del petto di pollo, solo con le verdure, saltato in questo modo, è straordinario. Mamma mia.